Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Renault Symbioz, una novità del 2024, un'auto particolare, un'auto che secondo me non è solo una Captur più grande, è qualcosa in più. E diciamo che se possiamo passarla questo discorso, io direi che è una Captur. La mettiamo dentro su un frullatore, gli mettiamo dentro anche una Scenic, la frulliamo e esce la Renault Symbioz. Perché vi dico questo? Perché il motore è lo stesso motore, il cambio che abbiamo anche sulla nostra Captur, però cambiano le dimensioni. Qui siamo a 4,41 m di lunghezza, abbiamo più bagagliaio, perché dopo comunque andiamo a misurarlo, andiamo a vedere quanto grande è, però sono tante altre accortezze che abbiamo all'interno di quest'auto ma non abbiamo all'interno della nostra Captur. Benissimo, allora ho paragonato la Captur perché frontalmente siamo lì, internamente andiamo a vedere la plancia, è molto simile, per non dire uguale, e anche il cambio, tutta la parte centrale, però per il resto cambia qualcosino. E adesso voglio mostrarvela e voglio presentarvela quest'auto, non con i dati tecnici, non con quelle cose là che a me sinceramente è bello, sì, sapere i dati tecnici e tutte queste cose, ma io la macchina la devo vivere, io la macchina voglio sapere come è fatta dentro, perché c'è questo, perché c'è quello, basta. Poi per i dati tecnici ci sono altre tantissime recensioni che torno a ripetere, non voglio fare polemica, però non mi piacciono il modo di recensire di certe altre persone che magari mi leggono i dati tecnici. L'auto va vissuta, l'auto, siamo qui per parlarne insieme, ecco, come se ci trovassimo fuori in compagnia e vi dico, guarda, vieni a vedere l'auto che te la mostro un attimo, io non devo vendervi niente, io la sto facendo una recensione anche per farvi vedere qualcosa di diverso, qualcosa che magari altri non hanno portato. Quindi dai, ve la mostro e sarà una recensione un po' lunga, la dividerò in capitoli, in modo che se uno vuole vedere gli interni, va a vedere gli interni, vuole vedere gli esterni, il baule, la prova su strada e qualcos'altro. Bene, dai, andiamo a vederla. Ok, quindi partiamo sempre dal nostro frontale. Vi ricorderà di sicuro la Captur che ho già fatto la recensione, che era sempre un 1600 E-Tech e in quel caso era un Esprit Alpine. In questo caso qua abbiamo la Captur più accessoriata perché è l'Iconic ed è quella che ha più accessori di tutti. Mi dispiace se troverete l'auto un po' bagnata, un po' appena smesso di piovere, quindi cerco di farvi la recensione. Bene, allora partiamo dai fari full LED, addirittura anche le frecce sono a LED. In caso ho fatto un video solamente per i fari di notte, andate a vederlo, che l'ho già pubblicato. Bello questo colore azzurrino, molto molto interessante secondo me. Poi qui abbiamo i fari di posizione sempre LED, che qui sembra che si illumina tutto quanto, sembra quasi liquido questo LED, molto bello. Qui sotto, a differenza dell'Esprit Alpine, non abbiamo le cose nere ma abbiamo satinato, bella. Qui davanti abbiamo il nuovo logo della Renault, la telecamerina per il parcheggio e anche per il radar anticollisione e poi guardatela qua, bello questo azzurro. E qui abbiamo invece tutte le telecamere per i vari ADAS. Ormai che sto inquadrando, ringrazio sempre la concessionaria Miglior Auto per avermi dato la possibilità di fare questo video, ringrazio Davide, Federico e tutto lo staff, grazie ancora. In caso vi lascio il link in descrizione se volete andare a vedere dove sono, andare a parlare, magari, insomma, loro sono lì ad aspettarvi. Bene, allora, lateralmente è così. Allora, fino al montante che vedete qui, sembra moltissimo la Captur, anzi è uguale alla Captur. Poi gli hanno aggiunto quei centimetri in più, se non sbaglio sono 25 in più, che andiamo a recuperare sul bagagliaio. Allora, poi ditemi voi se è un'impressione o se è solo mia. Sembra quasi un po' sproporzionata, si vede che c'è quel pezzo che è stato allungato, però nel complesso non è male. Quello che non hanno fatto sulla Captur è stato quello, sulla Captur Restyling, di rifargli i fari dietro. Guardate che belli che sono questi qua. Questi fari qua sono molto molto interessanti, assomigliano un po' a quelli della nuova Scenic. Non capisco perché nella Captur non l'hanno rifatti così, perché si collegano tantissimo al frontale, mentre quelli che ci sono adesso, che sono solo stati messi trasparenti, a me sinceramente sembrano due macchine diverse, slegate. Bello il colore, guardate adesso che ve lo faccio vedere con un po' di sole che è uscito finalmente.
In questo caso qua nell'allestimento iconica abbiamo dei cerchi da 19, ok? E le ruote sono delle Michelin 225/45 raggio 19. Una bella ruota, il cerchio a me sinceramente più di tanto non piace. Preferisco quello dell'Esprit Alpine, che è tutto un altro cerchio, bellissimo. In caso vi lascio un'immagine qui per collegarlo e per farvi vedere la differenza. Bella, comunque questo colore qua, molto molto interessante. Scusate se lo ridico, ma io su carta non lo prenderei mai di questo colore. In questo caso qui sta bene, sta molto molto bene. Abbiamo dei freni a disco anche dietro, eccolo qui. E non vi ho detto la motorizzazione è la motorizzazione full hybrid, la fanno solo con questa motorizzazione qua al momento, quindi solo full hybrid. Abbiamo comunque l'antennina Shark che vedete qui dietro, adesso l'auto si è aperta e il posteriore è fatto così, bello, nuovo e molto molto interessante per i miei gusti. Adesso sì, cosa avete visto? Le frecce che si sono illuminate. Bene, allora un'altra particolarità di questa linea sono questi tagli che fanno qua. Vedete che vista così l'auto ha una forma e vista lateralmente il posteriore taglia dritto, sembra tutta un'altra forma. È una cosa particolare che a me piace tantissimo sinceramente. E così è l'auto vista lateralmente. Posteriormente abbiamo fatto vedere come è fatta ed eccola qua. Bella, con la scritta Symbioz qui, come vedete, e adesso andiamo ad aprirla. Allora, in questo caso qua, sempre con questo allestimento, abbiamo anche l'apertura con il piede, che a volte va e a volte non va. Adesso è andata, siamo stati fortunati. Ed eccoci qua. Il bagagliaio è la differenza più grande tra la Captur e appunto la Symbioz. Abbiamo un bagagliaio che adesso andiamo a misurare con il doppio fondo, in questo caso abbiamo anche il rottino di scorta, ma andiamo a recuperare altri buoni 20 cm di profondità. Comunque adesso vi do due misure. Bel spessore di questo ripiano, molto interessante perché è bello spesso, rifinito tutto in moquette, come vedete. Abbiamo una luce qui e basta, non abbiamo due luci. Abbiamo dei ganci comunque qui dietro e i sedili sono divisibili 60-40 e altra sorpresa è che questi sedili possono avanzare di 16 cm, quindi andiamo a recuperare ancora dello spazio all'interno del bagagliaio. Comunque adesso voglio misurarvelo. Qui adesso vi misuro il bagagliaio e i suoi ingombri. Allora andiamo a vedere una larghezza minima di 103 cm, 103 di larghezza, una profondità di 83 cm nella parte più stretta, ed un'altezza della capelliera di 43 cm. Se io vado a alzare il ripiano e vedere l'altezza del nostro bagagliaio, siamo a 61 cm col ripiano rialzato. 61 cm abbiamo un bel bagagliaio, se non sbaglio sono dichiarati 660 litri. La bocca del bagagliaio comunque è un 104 per un'altezza, allora guardiamola così, siamo ai 73 cm. Bello, bel bagagliaio, bello capiente e di sicuro. Provo ad avanzare un attimo i sedili, così vediamo di quanto andiamo a recuperare del nostro. Eccoci qua. Così abbiamo avvicinato i sedili. Allora, così la profondità è di 1 metro. Se vado a togliere questo ripiano qua, ok, così, guardate che bagagliaio abbiamo. Allora, non ci si siede più dietro, però abbiamo 1 metro di profondità per 1,5 m di larghezza, quindi di spazio ce n'è. Per inserire dentro questo ripiano qua rigido, ok, vado a metterlo qua. Allora, tac e tac, bello, robusto e ben rifinito. Torno a rimettere i sedili in posizione, così adesso vi faccio vedere anche com'è l'abitabilità posteriore. Chiudiamo il bagagliaio premendo il tastino qui in alto, eccoci qua, abbastanza veloce nella discesa. Chiuso. Bene, adesso salgo dietro così vi faccio vedere come si sta. Adesso salgo dietro, la porta
si apre molto bene, ho spazio per entrare comunque, stacco dietro e mi accomodo qui. Eccoci. Allora, il sedile davanti è impostato sulla mia altezza, spazio ce n'è in abbondanza, perché ce n'è finché si vuole qua di spazio. Chiudo la porta, ok? E si sta comodissimi, molto molto comodi. E anche questo è. Oggi l'ho fatta provare anche a mio suocero, mio cognato. Mio suocero sale dietro e mi fa: Lorenzo, ma come si fa a mettere sulla cintura? Allora hanno fatto una cosa, secondo me, molto scomoda, non tanto questo qui, perché qua mi aggancio diretto, quello centrale ok, ma dalla parte qui che c'è il terzo punto, questo va quasi sotto qua alla coscia e non riusciva a agganciarsi. Ha dovuto spostarsi, agganciare e poi rimettersi in posizione. Ma un peccato, perché con questo sedile qua secondo me potevano studiarla un po' meglio la cintura. Dietro abbiamo comunque il sedile davanti, tutto rivestito in pelle, anche qui tutto bello rivestito con la nostra rettina, doppie bocchette di areazione, doppia presa USB-C e qui abbiamo anche la presa accendisigari. Benissimo. Qua poi abbiamo la panca che appunto avanza, vedete? Posso recuperare fino a 16 cm, logico se sto così, si è recuperato il bagagliaio, ma io qua dietro non ci sto più, quindi se avete dei bambini o se non dovete caricare nessuno va benissimo, altrimenti sarà meglio ripensarci un attimino. Eccoci qua, e quindi qua siamo seduti. Adesso voglio portarvi all'interno per farvi vedere il Solar Bay. Fantastico, questo tettuccio apribile è veramente fantastico, a me piace tantissimo. Dai, ve lo faccio vedere, ve l'ho già fatto vedere nella Scenic ed è una cosa bellissima. Bene, punto e basta. Dai, ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere prima la plancia vista da dietro, ed è così, adesso è spenta, comunque dopo ve la farò vedere magari anche in corsa, così vedete anche voi. Qui abbiamo il nostro bracciolo che si può muovere avanti e indietro, le doppie bocchette dell'aria vi dicevo prima, la doppia presa USB-C e la presa 12 volt. Quello che a me impressiona tantissimo è questo, guardate che bello. Questo è il tettuccio Solar Bay, è una cosa immensa, grandissima. Bene, allora partiamo dal nostro pannello porta che abbiamo qui. Allora, qui abbiamo plastica morbida, non è una plastica morbidissima che qualcuno mi ha commentato che nella vecchia Captur era morbida, poi nella nuova non è morbida, soprattutto una Captur Esprit Alpine che ha acquistato un mio caro amico. E qua non è rigida, cioè nel senso che per me la plastica rigida è questa è plastica rigida e croccante, avete capito? Mentre questa qui è plastica morbida al tatto, non è rigida come quella lì. Poi qua abbiamo tessuto, ok, sentite il tessuto. Qui abbiamo un'ecopelle morbida con la cucitura qua che vedete color oro e bianco, plastica qui è rigida. Qui abbiamo sempre plastica morbida, qui è plastica rigida, come anche qua è plastica rigida, ok? Poi andiamo a vedere l'Iconic, a differenza dell'Esprit Alpine, non ha le cuciture colore della bandiera francese, ma è questo colore qua, oro e argento. Qui abbiamo sempre ecopelle, abbiamo questa finitura qua molto bella, questo spazzolato qua, e qui abbiamo plastica super morbida, soft touch, sentite che bella. Anche questi bordi qua sull'Esprit Alpine sono neri, qua sono grigi. Poi abbiamo il nostro bel volante con il nuovo stemma della Renault, eccolo qua. E qui abbiamo tutti i comandi per il cruise, adattativo, qua abbiamo il multisense, eccetera. Allora adesso non mi dilungherò tanto su questi aspetti qua, perché sul video che ho fatto di sera ho spiegato un attimo come funzionano questi tasti e vi ho fatto vedere un po' di menu. E magari andate a vedere quel video lì. Poi abbiamo il nostro cambio, che ormai conosciamo già, derivante dalla vecchia Captur, con questa bella forma qua. A volte però questo cambio, se appoggi la mano, può essere che cambia. È successo una volta, però vabbè. Abbiamo questo supporto qua che andiamo a recuperare lo spazio qui. Qui sono state tolte dalla vecchia Captur, come vi dicevo, tutte le funzioni del clima, e abbiamo recuperato questa bocchetta qua dove andiamo a mettere il nostro cellulare, ed è anche gommato antiscivolo. Adesso ho acceso le doppie frecce. Benissimo, qui il cambio, qui abbiamo
comunque il nostro bracciolo che vedevamo prima da dietro che si può spostare, il portabicchieri, il freno di stazionamento e qua dove mettere le chiavi che sono keyless. Bene, adesso un punto anche per i sedili che sono sempre bellissimi, quelli della Renault. Questo qua è sempre fatto in tessuto, qua è tutto in tessuto, simbolo della Renault, vedete qua, fatto così, disegnato, eccolo qua, un pezzettino, sembra quasi che sia stato chiuso dentro qua. Qua in ecopelle, tutti i fianchetti belli morbidi e ben fatti, veramente sono molto molto comodi questi sedili qua. E poi, ecco, visto da davanti, il Solar Bay è così. Bene, adesso a proposito di Solar Bay, voglio farvi vedere come funziona. Allora, io adesso accendo l'auto, ok, benissimo, vedete il Solar Bay com'è. Adesso gli dico, apri Solar Bay. Apri Solar Bay. Ok, visto? sparisco il Solar Bay. Guardate quanto grande è. E lì si vede il sole adesso con le nuvole. Se io gli dico chiudi Solar Bay, Scusa, non ho capito. e questo può succedere, chiudi Solar Bay. Ok, oscuro il Solar Bay. Ed eccoci qua. Molto interessante questo tetto che c'è qui. Bene, allora continuiamo con la nostra, diciamo con gli interni della nostra auto. Allora, quello che volevo farvi vedere è che comunque abbiamo anche un impianto Armor Cardon, che vedete qui, non molto ben integrato. Non mi piace più di tanto come è stato integrato questa plastica nei fianchetti, ma non è proprio il massimo dal mio punto di vista. Poi abbiamo comunque anche qua sempre le nostre cuciture, anche qua tutti i tessuti molto morbidi in ecopelle. E poi torniamo alla nostra plancia. Allora abbiamo un driver display da 10 pollici, come vedete, multifunzione, quindi adesso vi faccio vedere che possiamo anche cambiare la grafica. Eccoci qua, possiamo anche riportare il navigatore, dopo magari se andiamo a provarla vi faccio vedere com'è. E poi con questi tastini qua, questi qua, andiamo a cambiare la grafica di quella spazio in destra, come vedete, niente. Oppure posso mettere la musica che sto ascoltando, l'eco monitor, flusso di energia, distanza, consumo medio e temperatura dell'acqua. Ecco, volevo fermarmi un attimo sul consumo medio. Allora io usandola quest'auto, come vedete la media, non ho fatto tanti chilometri perché ne ho fatti 100 e qualcosa, però quella lì è la media, facendo strade urbane ed extraurbane. Siamo intorno ai 17-18, forse l'auto è anche nuova, bisognerebbe aspettare un 5-6 mila chilometri a vedere come va. Poi abbiamo appunto i nostri servizi Google all'interno, in questo caso qua è collegato col mio Android Auto come vedete, però se vado a premere l'Home, questi è l'OpenR Link che ha già Google integrato dentro. Cosa significa avere questo? Ma in caso un domani farò uno speciale solo dell'OpenR Link che avevo già fatto per la Megane, ma penso che qua l'hanno cambiato ancora un po'. Allora, significa avere il mio account di Google, quando vado a selezionare la cronologia di dove sono andato mi vengono già fuori qua. Non ho bisogno di avere sempre il cellulare connesso con Android Auto, ma praticamente abbiamo tutto qua, Google Maps, possiamo scaricare giù le applicazioni, eccetera. Qui vedete abbiamo le applicazioni Android Auto, Apple CarPlay, gestore dispositivo, Play Store, quindi io vado sul Play Store, che dovrò mettere il mio account, e poi guardate quante app posso scaricare. E questa è la cosa più interessante. Secondo me, una volta che funziona tutto, questo qua è l'arma vincente di Renault. È una bella cosa. Però, torno a ripetere, andrò a fare uno speciale dedicato. Poi abbiamo la radio, se vogliamo ascoltarci la radio, abbiamo la radio con tutto quanto, il DAB, eccetera. Torniamo sulla Home e qui dopo potete personalizzarlo come volete voi. Volete display più grande? Se quando un display così come navigatore in più verrà riportato anche qui sul driver display, penso che sia più che sufficiente. Molto molto bene.
Bene, vi faccio vedere un attimo le impostazioni qui del menu, anche se l'ho già fatto vedere in quel video di notte. Vedete qua, posso vedere elettrico, adesso sta funzionando, mi dice che l'energia della batteria sta andando per le ventole del climatizzatore. Poi abbiamo, torniamo indietro, abbiamo telecamera a 360 gradi, qui sono già di serie su questa versione Iconic, vedete abbiamo telecamera posteriore, frontale e le due telecamere laterali non hanno una grandissima risoluzione, quello devo ammetterlo. Hanno migliorato tantissimo la qualità del display, perché è un display più lucido e tutto, ma la qualità delle retrocamere potevano fare qualcosa meglio. Premo questo tastino qua e vedo il laterale, se magari devo parcheggiare dritto oppure sono in montagna, devo passare vicino a un burrone, cose del genere, vedo come siamo messi con le ruote. Vedete che le ruote girano e si spostano. Bene, poi My Driving, ok, questo sono i consumi, i punteggi, eccetera. Logico, sarebbe da fare un bel viaggio, ma mi è stato mandato una foto di un consumo medio con la Capture E-Tech, quindi stesso motore, e più o meno saremo là come consumi, secondo me, anche perché come aerodinamica siamo lì, e ha fatto 480 km, una media di 19,1 litro, tra autostrada e strada normale. Quindi secondo me anche qui come la Duster che ho provato con Fabio, 17, 18, 19, poi se ho visto Fabio mi ha mandato della Duster, è riuscito a fare addirittura 23,1 litro su strada senza correre tanto. Parcheggio a mani libere, quindi qua seleziono e lui mi parcheggia da solo, seleziono quello che voglio parcheggiare. Veicolo, e qui posso personalizzare il mio veicolo, ma in questo caso vediamo veicolo acceso, il benvenuto, automatismo tergivetro, abitacolo, schermo, volume e suono dell'indicatore di svolta, pressione pneumatici, eccetera. Assistente alla guida, questo è tutto quello che volete attivare. Il perso, ok, quindi quando state guidando lui parte sempre con l'impostazione sua. Personalizzata, potete andare a disattivare o attivare quello che vi interessa. Cioè, non voglio che a ogni limite della velocità mi suoni bene. Perché vi dico questo? Allora, non so se ricordate il video, se l'avete visto, della Kona con Enrico. Lui ha detto, a me all'inizio suonava sempre il mio allarme, diciamo, del limite di velocità, finché adesso non lo sento neanche più. Questo è un bene perché non sento più disturbo. È un male perché lui sta suonando, e magari quella volta che ti serve non ci pensi neanche. È questo che volevo dirvi. Per quanto riguarda la sicurezza, un'altra cosa che ha quest'auto, ieri sera sono andato a prendere mia figlia, faccio retromarcia, stava diluviando, per fortuna avevo questo sistema qua, faccio retromarcia, mi si blocca la macchina, ho detto cos'è successo? C'è l'auto nuova che mi hanno data così e guardo per la telecamera posteriore, passa una ragazzina. Io non l'avrei vista, lei è passata dietro mentre stavo facendo manovra, comunque per fortuna grazie al sistema di sicurezza che se fai retromarcia esci da una stradina, da un cancello eccetera, mi ha bloccato l'auto e questa è una cosa veramente importante. Qua io investirei più sulla sicurezza e quelle cose là che se non per i sedili in pelle, poi ognuno fa quello che vuole. Bene, i comandi del climatizzatore sono qui, come vedete potete alzare, abbassare, questo ve l'avevo già fatto vedere. La ventolina si alza e si abbassa, automatico. Abbiamo i sedili riscaldabili, quindi sedili sia lato passeggero che guidatore in tre gradi, questo destra e sinistra, ok, possiamo spegnerlo. Il volante che è quello riscaldabile e qui abbiamo la posizione del dove vogliamo mettere l'aria, ok, tramite questo tastino qua, qui è off e qui posso bloccare le porte. Quindi abbiamo fatto la panoramica di tutto. Qui sopra hanno fatto dei tasti fisici per alzare e abbassare il volume e per spegnere appunto il nostro display, quindi posso anche spegnerlo. Volevo farvi notare che bello che è lo specchietto retrovisore senza cornice, fotocromatico, quindi se qualcuno vi fa i fari abbaglianti questo si oscura e vedete appunto non vi dà fastidio. Qui hanno messo la letta parasole con la luce, ok, cosa che non ho visto sulla Capture Tecno, non c'è, vabbè. E qui abbiamo invece i comandi del Solar Bay fisici, quindi se volete oscurarlo o se volete aprirlo, voi tenete premuto qua e lui si oscura a metà o quanto vi può interessare, ecco. Oppure potete fare quei comandi come avete visto prima con OK Google. Bene. Ok, allora che cosa manca? Manca di fare un giretto e vi faccio vedere come va
su strada e come funziona, e poi ritorniamo qui per delle conclusioni. Dimenticavo, prima di andare a fare la prova su strada, che anche in questa versione qui ha già i sedili elettrici, quindi abbiamo l'avanzamento del sedile, ok? Possiamo tirare su lo schienale e abbatterlo. Una cosa che volevo farvi vedere, che ho notato ieri salendo in auto, guardate questo cavo qua, non so se lo vedete, questo qua è stato rivestito in moquette e tutto quanto per nasconderlo, però secondo me si poteva fare qualcosina meglio, piuttosto che vedere questo cavo che quando vado a mettere indietro il sedile, ok, vedo questo cavo qua che esce. Adesso non so come fanno sulle altre auto, ma a me questa cosa qua non è che sia piaciuta tantissimo. Poi per il resto è tutto ben organizzato, c'è spazio, qui abbiamo tutti, guardate l'elettronica, guardate cosa c'è su un sedile, ok? Quanti sensori e quante cose ci sono su un sedile. Mamma, quanta elettronica. Benissimo. E questa è la plancia vista da qua. Bene, dai, volevo farvi vedere anche che qua si può aprire comunque il bagagliaio, e questi sono il My Safety perso che vi dicevo prima per personalizzarlo, le save e qui la regolazione dei fari. Bene, penso di avervi detto tutto, andiamo a provarla. Bene, quindi io adesso arrivo sull'auto, adesso ho messo la telecamera che registri dall'interno per farvi vedere anche la presentazione di come si presenta l'auto all'interno. Arrivo, ho le chiavi in tasca, ok? Si apre la porta, benissimo. Presentazione bellissima secondo me di questi due display che ruotano. Metto la cintura di sicurezza, quello sempre, accendo l'auto, non si sente nessun rumore perché non parte un motore, c'è solo il motore elettrico che si accende. Quindi vado a selezionare la leva del cambio, la metto in B di brake e parto. Si stacca il freno e via. Nel silenzio più totale, ok? Qui come vedete abbiamo il nostro navigatore, io adesso vado a mettere il navigatore suo, perché comunque l'OpenAir Link è questo, cioè abbiamo i servizi Google integrati, e poi si parte. Sempre nel silenzio, perché stiamo andando ancora a batteria adesso. Bene, allora io vi metterei qua i flussi, spero che si vedano, dell'elettrico, e qua ci sono i flussi di energia, come sta andando. Adesso c'è la batteria che lavora insieme al motore per la trazione. Allora, siamo ancora nel silenzio più totale, l'auto è molto silenziosa, però come ogni volta con questo motore e con questo cambio, a me sinceramente non è che vada tanto a genio, e vi spiego il perché. Perché non riesco a trovare mai i giri giusti del motore. Adesso il motore è partito, sentite? Non so se si sente che è su di giri, perché lui deve caricare comunque la batteria. Adesso qui siamo in centro abitato, quindi dobbiamo rispettare i limiti e tutto quanto. Adesso abbiamo un consumo basso, perché comunque stiamo andando con i due motori. Adesso sentite qua quando resta su di giri, io vorrei che cambiasse, invece lui resta sempre su di giri. Adesso ha cambiato, me l'aspetto sempre che cambi un po' prima, non riesco a capire perché tengono sempre così su di giri il motore. Forse sarà un discorso di coppia, sarà un discorso di, non lo so, di sicuro l'avranno studiata questi ingegneri, però nell'uso quotidiano c'è sempre questo su di giri che non riesco a dargli una spiegazione, ecco. Bene, quindi adesso faccio un'accelerata e proviamo un attimo, sentite? Adesso c'è un cane libero che forse è meglio evitare. Ok, adesso aspettate un attimo che supero questo cane sciolto, guarda che roba. Siamo pronti ad accelerare, sentite? È ancora su di giri, deve ancora cambiare. Adesso, cioè, deve ancora cambiare, siamo quasi a 100 all'ora e continua con questo su di giri. Quello che non riesco a capire è proprio come l'hanno studiato questo motore. Poi per il resto, comfort di marcia altissimo, silenziosa, va molto bene, a parte quando si manda su tanto di giri. C'è sempre questo beep continuo per quanto riguarda gli assistenti alla guida, che poi io premo il tastino qui in fianco
e vado a mettere My Safety personalizzato, quindi certe cose le ho eliminate. Rimetto qui il tutto quanto sul mio display, nessuna notifica, e poi per il resto l'auto va bene. Motore che abbiamo già provato, cambio che abbiamo già provato, anche sulla Duster. Ecco qua, se devo fare una differenza tipo tra la Dacia Duster o l'Arcana, l'hanno insonorizzato ancora meglio, secondo me l'auto è più silenziosa e più precisa. Bene, quindi adesso siamo su una strada di curve, qua vedete tutto il display bello grande, lucido, bello, hanno fatto veramente un bel display qua, assomiglia molto al display dell'Austral che avevo provato, e doti di guida va bene, non c'è nessun problema. È bello anche poter aumentare o diminuire il discorso della frenata rigenerativa. Io adesso l'ho messa in D e lei tende a veleggiare molto di più. A me non piace perché sono abituato con l'elettrica, quindi rimetto in brake e mi frena di più, quindi quando alzo l'acceleratore lei frena, sentite che frena, e nel frattempo sta caricando la batteria del motore elettrico, quindi tutta energia che andiamo a recuperare. Benissimo, adesso noi ritorniamo al campo base dove abbiamo iniziato il video e facciamo le conclusioni. Allora, l'auto, quello che vorrei provare di quest'auto qua è provare a fare una salita tipo fino al Piancavallo, a vedere il discorso poi in discesa, una volta che ha caricato la batteria del tutto per la frenata rigenerativa, a vedere come si comporta. Ma in caso un domani, se ho la possibilità, lo farò di sicuro. Eccoci qua. Adesso qua proviamo a prendere un po' di erba e di sterrato, ma nessun problema, non si sentono le buche. Sentite adesso, sentite? Non cambia, continua. E questo è una cosa che io non riesco a capire perché si comporta così. Anche sulla Clio e Tech che avevamo provato insieme a Lorenzo era la stessa cosa. Vabbè, scusate, ma proprio questa cosa qua, un'auto così valida, questo motore così valido e poi boh. Bene signori, torniamo al campo base e penso di avervi stancato abbastanza questo discorso del motore e del cambio che non riesco a capire. E per il resto l'auto bella, qui sembra proprio la nuova Captur, è uguale, identica e bene. Bene, andiamo a fare le conclusioni. Bene signori, quindi siamo tornati dalla nostra prova. Che dire, bella auto, bella spaziosa, e bello anche il prezzo. Siamo lievitati, perché qui tra la Captur e l'Austral c'è lei di mezzo che è più vicino però all'Austral. È un segmento C, è più grande l'auto, sì, comunque secondo me sono sempre tanti soldini da sborsare, però c'è anche tanta tecnologia. Fatemi sapere cosa ne pensate, se siete arrivati fino a qui del video vuol dire che vi ho stressato abbastanza, perché vabbè è una recensione un po' lunga, però signori, quello che c'è da dire si dice e senza nessun pensiero, per questo che mi piace fare recensioni di auto. Ringrazio ancora i signori di Miglior Auto che mi hanno dato la possibilità di provare quest'auto. Poi che dire, a me piace soprattutto anche di questo colore qua, bello, molto carino. I cerchi, insomma il disegno non è che mi piace tantissimo, per il resto bella questa che esce. Quindi signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, anche se non vi è piaciuto mettete sempre un bel like, scherzo. Spero che vi sia piaciuto, che sia stato utile, che vi abbia fatto vedere qualcosa di diverso. E attivate il tasto delle notifiche, se vi piace sapere sempre le novità, quello che esce, oltre che auto vado a fare anche qualcosa di elettronica, eccetera. E attivate il tasto delle notifiche. Io direi che vi lascio guardare un attimo l'auto, mi tolgo e adesso si è chiusa perché è la keyless e quindi si è chiusa da sola. Bene signori, grazie a tutti e arrivederci.